Ciao amici, oggi vi parlo di un inchiostro che è tra i miei preferiti nella gamma del rosso, anzi non tra i miei preferiti, il mio preferito. Mi piace tantissimo questo tipo di rosso, un rosso che ahimè non è più in produzione, un rosso che sappiamo. Allora, innanzitutto è il Corn Poppy Red di Montblanc, un rosso che non è più in produzione, sostituito dal rosso Modena, e a me piace tanto, mi piace proprio tanto perché incarna quel tipo di rosso che è di mio gradimento, vivace, pieno, vibrante. Questo è, non sono un gran consumatore di inchiostri rossi e quindi lo utilizzo onestamente per qualche nota, per qualche scrittura un po' particolare, però insomma mi fermo al marrone, il rosso insomma, è una tinta anche impegnativa. Ma fatta questa premessa, non vi ho comunque parlato e non vi parlerò del brand che, se volete, invece vi andate a vedere al link che vi lascio qui nella scheda, dove parlo per l'appunto della gamma Montblanc, un po' insomma di tutte le cose, del prezzo, della qualità, eccetera. Nel video di oggi mettiamo alla prova l'inchiostro, lo facciamo lavorare e lo analizziamo dal punto di vista sensoriale, come facciamo adesso, e poi dal punto di vista dinamico ed infine andremo anche a valutare il riscontro visivo di quello che abbiamo fatto. Allora, cominciamo innanzitutto col dire che è un inchiostro che non è esente da critiche, è un inchiostro che si secca, che quindi ostruisce le penne, va utilizzato con consapevolezza, con buonsenso, direbbe una pubblicità. Allora, infatti lo capiamo anche, ve lo faccio vedere poi anche nelle foto che passano sopra, dalle incrostazioni che ci sono nel calamaio, nel collo del calamaio stesso. Si secca con l'aria, si asciuga e fa incrostazioni. Lo pulisco, dico regolarmente, però non certo tutti i giorni, e tra l'altro anche con un po' di attenzione quando si va a pulire l'imboccatura del calamaio. E quindi immaginiamo che la stessa cosa avviene anche sui nostri pennini, quindi attenzione, una volta utilizzata, per cortesia, per amore del nostro mondo delle stilografiche, pulite il pennino, non lasciatela comunque la stilografica con l'inchiostro abbondante sul pennino, nella cartuccia, nel converter o nel fusto, perché vi creerà questi problemi. Un problema non secondario è che essendo così propenso all'evaporazione, non avrete mai la penna pronta all'uso anche quando magari trascorre un giorno dall'ultimo utilizzo, 24 ore, 36 ore, ovviamente poi in relazione a quanto chiude il tappo, alla larghezza del pennino, alla capacità dell'alimentatore, insomma a tutti gli altri parametri. Però questa è un po' una rogna o una magagna, insomma, non avere la penna pronta sempre per poter scrivere, perché l'inchiostro tende a seccarsi. 2-3 segni e poi parte, però insomma non è bello. L'osservazione dell'inchiostro nel calamaio ci restituisce una tinta strepitosa, un bel rosso fiammante, un bel rosso davvero, con dei riflessi più scuri, con delle sfumature che, a dire la verità, non sono particolarmente ricercate, non si discostano molto dalla tonalità originale del rosso, però comunque ci sono, si vede proprio la superficie un pochettino con diciamo una parte oleosa che caratterizza questo inchiostro che ovviamente non produce Montblanc perché non produce gli inchiostri, quindi glieli farà qualcun altro. E ho incontrato anche spesso molti appassionati, a volte anche colleghi youtuber, che non hanno una grande opinione di questi inchiostri, e invece a me piacciono parecchio, qualcuno di più e qualcuno di meno. Questo ad esempio mi piace molto dal punto di vista cromatico, mi piace meno come inchiostro inteso nella sua fase dinamica, quindi nella sua formulazione, ma ad esempio il Midnight Blue resta uno di quegli inchiostri che io tengo come riferimento fra la decina così di quelli validi, perché trovo che sia fatto veramente molto bene e aiuti un certo tipo di grafia o di pennini. Dal punto di vista olfattivo non denuncia molto di più, vado a
sentirlo di nuovo, no, in effetti sono inchiostri che evidentemente hanno degli elementi di compensazione per non risultare un po' puzzolenti, come capita con molti prodotti chimici. Lo andiamo a provare con una penna che è la Aldo Domani di Monteverde, un'edizione anche particolare dedicata, guarda caso, al nostro paese. Il pennino è un pennino medio, vado a memoria perché l'ho utilizzata per le prove qualche tempo fa, e speriamo, ecco, per esempio, che parta subito, così abbiamo la prova se funziona oppure meno. In questo caso mi ha fatto fare bella figura. Inchiostro Montblanc, Corn, Poppy. Perché ce l'hai tolto, Montblanc? Perché non produci più un rosso così bello, un inchiostro tanto vibrante, così a me piace parecchio. Ho trovato comunque che, beh, lo vediamo dopo comunque mettendoli insieme, ma comunque vi anticipo che il Red Centurion di Stilo e Stile si avvicina abbastanza a questo tipo di rosso, ed è tra l'altro anche un inchiostro formulato molto bene. Stiamo parlando della Monteverde Aldo Domani nella sua edizione Italia. Inchiostro scorrevole come tutti i Montblanc, un inchiostro che aiuta i pennini, anche diciamo quelli fine, quelli medi, quelli broad, perché comunque è una scorrevolezza non tanto appoggiata su un film oleoso quanto proprio per la formulazione, che è abbastanza libera, non è affatto viscosa e quindi aiuta. Tra l'altro guardate che belle sfumature che emergono dal rosso al quasi al nero, a seconda dei pennini che andiamo ad utilizzare e alla velocità della scrittura, del flusso. Questo lo notiamo maggiormente con quegli inchiostri che per l'appunto hanno un indice di viscosità abbastanza basso, quindi sono un pochettino più acquosi, detto così in un gergo molto semplice. Dal punto di vista cromatico, per me questo è il rosso. Comunque guardate, è vero che il pennino fa il suo, è vero che la carta Rhodia fa la sua parte, però ecco, qualcuno potrebbe sospettare che si tratti di un inchiostro così fetente? No, mi ha preso in giro per diverse occasioni, ricordo di averlo messo su penne anche un po' importanti che ho dovuto persino, insomma, smontare per pulire bene, parlo dell'alimentatore, e quindi insomma attenzione, è l'unica pecca che mi sento di dire. Abbiamo detto scorrevolezza, poi luminosità, sì, assolutamente. La capacità coprente l'analizziamo adesso con magari un altro riscontro che ho preparato nel tempo. Allora andiamo a vedere un inchiostro che, come vedete, tanto sulla carta Rhodia che ho qui davanti, che ho appena fatto, che su una carta, questo è un Pigna Style, un blocco Pigna Style rigato, quindi essendo rigato ci porta un po' lontano rispetto al colore originario, perché essendo una rigatura grigio-azzurra spegne un pochettino l'inchiostro da una parte, però diciamo che lo lascia tutto sommato vicino a quello che è il suo baricentro tonale. Quello che non riesce a mettere in evidenza questo blocco Rhodia rispetto invece alla bellissima carta Rhodia sono le sfumature, questo effetto shading che invece possiamo apprezzare qua. Lo vediamo proprio nella variazione, vedete, quando variamo la velocità, quando anche la velocità viene variata anche quando facciamo le nostre asole e quando ci fermiamo sulle discendenti o sulle ascendenti, nel caso le facciamo all'insù, e quindi qui è più pronunciato, si vede di più. Qua invece possiamo apprezzare la
pienezza, quindi una omogeneità nel tratto. Guardate anche qui quando vado ad incrociarlo, oppure qui che l'ho fatto più velocemente, come resta omogeneo l'inchiostro, non perde assolutamente vigore, non perde la vivacità, la capacità coprente, come si può notare, c'è anche in corrispondenza di un pennino extra fine. Mi spingo un po' di più con lo zoom, di un pennino extra fine. Di fatto è un rosso, insomma non è un giallo o un verde chiaro, veramente molto valido, molto bello. La gamma dinamica di questo inchiostro è difficile da valutare, ma in sé non è una gamma dinamica esagerata. Lo apprezziamo qui sul foglio Rhodia, si sposta da un rosso acceso ad un rosso un pochettino più scuro. Da notare, fra le altre cose, che molti inchiostri, per lo più quelli arancione scuro, marrone chiaro, e non fa eccezione questo rosso, in corrispondenza di un certo tipo di finitura della carta, quindi del coating superficiale, del trattamento che ha, tendono a virare un po', proprio a cambiare quasi colore. È una cosa che ho notato un po' nel Corn Poppy Red, che tende a scurirsi un pochettino, a perdere quella vivacità che invece resta fissa su carte che sembra abbiano una finitura un pochettino più matte, quindi un pochettino più porosa da una parte, ma sempre parliamo di buone carte. Ve lo farò vedere in un paio di video che ho preparato, dove questo effetto diventa davvero molto pronunciato. Dicevamo della gamma dinamica, ma quello che diciamo ci interessa di un inchiostro è che resti abbastanza vicino e fedele nel tempo, e quindi anche l'analisi visiva, il riscontro che andiamo a fare passato una settimana, passato un mese, è sempre quello, cioè l'inchiostro è stabile nella sua cromaticità. Beh, già che ci sono, l'ho preparato per l'altro video, ve lo faccio vedere qua. Questa è una carta che ha una finitura molto patinata, cioè ha non solo un trattamento, ma anche dei siliconi, dei materiali, dei componenti diversi da quella fatta normalmente per, come può essere, non so, un blocco pigna che va bene per il roller, per la sfera, eccetera. Vedete, non appena metto giù l'inchiostro ha il suo bel colore rosso, ma basta attendere un pochino che questo rosso comincia, lo lascio qua, intanto vi faccio vedere qualcos'altro, va a virare verso altre colorazioni. È molto più evidente con altri inchiostri, ora poi se lo trovo ve lo faccio vedere. Nel frattempo ho messo a fianco al nostro Corn Poppy Red un altro Mont Blanc, che è un'edizione speciale, il William Shakespeare, che fra l'altro ho visto che ha raggiunto delle quotazioni da Brunello di Montalcino, perché veramente ormai i calamai non si trovano più, quelli delle edizioni speciali, e quindi il mercato vuole che vadano alle stelle, in maniera anche ingiustificata, mi permetto di dire, perché insomma è inchiostro e tutto sommato, se cerchiamo questa tinta, sono sicuro che fra le tante proposte del mercato riusciremo a trovarla in altri brand. Vedete che la differenza, sono differenze magari minime, sono due inchiostri dello stesso produttore, ci si può immaginare, però è molto più acceso, più vivace, resta più vivo il Corn Poppy, e questo è bello, elegante, a tratti mi piace anche di più, è migliore come formulazione secondo me, perché trovo che sulle penne, sui pennini più esigenti funzioni meglio il William Shakespeare, però la tinta è molto molto valida, anche quella del Corn Poppy. Qui lo troviamo invece su una carta diversa, sulla carta Fabriano e Coqua, una carta che sapete essere un avorio molto tenue, un crema appena pronunciato, e a mio parere non gli dà insomma un valore aggiunto, anzi il fatto di essere un po' giallo lo fa virare sull'arancione, lo addolcisce un po' troppo. Mi piace più invece nella sua caratteristica neutra su una carta così, oppure sulla carta bianca Rhodia, che vedete non solo presenta un maggior contrasto, ma anche insomma l'intonazione generale mi piace più questa. Lo vediamo insieme anche ad altre tinte, per esempio in questo foglio
Ora vi ho messo alcune tinte giusto per capire dove va a posizionarsi, partendo, qui c'è l'Ambre de Birmanie della Herbin, Yuyake della Hiroshizuku, e arriva il Mont Blanc, che come vedete è un rosso ben centrato. Qui però lo stiamo osservando su una carta con una rigatura azzurra che comunque ci allontana un pochettino dalla percezione reale del colore. Ritornando sulla carta bianca, su una carta Rhodia, invece possiamo vedere come tante gradazioni, partendo dal platinum rosso, che in realtà tanto rosso non è, sembra più un rosa, il 4001 sembra quasi un arancione, e ci porta al Corn Poppy Red, eccolo qua, che è un bel rosso. Da lì in giù verso lo Shakespeare che abbiamo osservato prima, il Red Dragon, vari Diamine che ci portano in territorio violaceo, amaranto, porpora scuro, e fino al marrone, che sapete essere una tinta, chiamiamola così, non primaria. È cambiato rispetto a quello per esempio che è rimasto sulla carta Rhodia. Come è diversa questa tinta che abbiamo su questo foglio, perché il pigmento e tutti i suoi componenti reagisce per l'appunto con un coating diverso. Bene, grazie a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video e ovviamente grazie per seguire il canale, e ciao a tutti dal Corn Poppy di Mont Blanc.